I congiurati e i cesaricidi avevano assassinato Cesare, ma non avevano mai considerato con sufficiente lucidità e lungimiranza che la sua eliminazione fisica non avrebbe mai riportato indietro la Repubblica. I tempi erano troppo cambiati e soprattutto morto Cesare rimaneva comunque vivo e tangibile nell'animo dei suoi soldati, così come nel popolo romano, un sentimento di vera e propria adorazione verso Cesare, specialmente tra i suoi collaboratori più stretti. Uno di questi era Marco Emilio Lepido, da Cesare nominato dittatore nel 46 a.C. e console nel 44 a.C. L'altro, Marco Antonio, luogotenente e fidato uomo di Cesare. Gli alleati di Cesare sembravano dunque assolutamente compatti, laddove i cesaricidi mostravano debolezze e inconsistenza progettuale, avendo compiuto un orrendo crimine senza disporre di un preciso piano da attuare politicamente dopo la morte di Cesare. I congiurati, considerando tra l'altro la fredda accoglienza dell'urbe, si ritirarono subito sul Campidoglio per discutere sul da farsi, ma Antonio, per contrastarli, prese in mano la situazione, curando personalmente la riorganizzazione dell'assetto politico di Roma e puntando in primis sulla convalida degli atti di Cesare, compresi quelli che storicamente non possono essere a costui riferiti. Insomma, Antonio, in modo molto abile, riuscì a ottenere un traguardo importante, quale il consenso ai funerali di Stato. Dolabella, che avrebbe dovuto sostituire Cesare, qualora la campagna partica avesse avuto luogo, sarebbe stato console insieme ad Antonio e le province assegnate, comprese quelle dei congiurati, restavano confermate. Ad esempio, Decimo Bruto avrebbe ricevuto la Gallia Cisalpina, mentre Antonio, una volta terminato il mandato consolare, avrebbe dovuto governare la Macedonia, dove tra l'altro si stavano concentrando le truppe per la campagna partica a cui Dolabella doveva partecipare per diventare successivamente governatore della Siria. Fattosi consegnare il testamento di Cesare dalla vedova, ivi comprese tutte le disposizioni, Antonio trasformò le esequie di Cesare in una grandiosa manifestazione di furore popolare, tanto che i cesaricidi, per non essere scannati vivi, non ebbero altra via praticabile se non quella di darsi alla fuga. Dopo la morte di Cesare, inoltre, per evitare ulteriori omicidi a sangue freddo, la dittatura come magistratura speciale fu definitivamente abolita e Antonio, nel frattempo, con la solita scaltrezza che lo aveva da sempre caratterizzato, sapientemente coniugata ad una notevole abilità politica, riuscì a imporsi come solo e unico interprete del pensiero politico di Cesare, nonché suo erede spirituale. Svetonio, nella vita di Cesare, racconta che dietro richiesta del suocero, Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, Antonio lesse dalla sua stessa casa il testamento di Cesare, probabilmente redatto nelle ultime Idi di settembre, presso la tenuta cesariana di Lavico, vicino Roma, e affidato alla Vergine Vestale Massima. Leggendo con attenzione tale testamento, Antonio si accorse però che molte cose non erano state predisposte come si immaginava. Cesare era morto senza eredi maschi e pertanto l'eredità passava di legge per i 3/4 al pronipote Ottavio o Ottaviano, un ragazzo di soli 19 anni, nipote della sorella di Cesare e che Cesare stesso aveva consapevolmente scelto di adottare come un figlio legittimo, mentre il rimanente quarto di eredità spettava ad altri parenti, nello specifico Lucio Pinario e Quinto Pedio. Oltre a quanto stabilito per gli eredi, Cesare aveva poi inconsciamente nominato beneficiari perfino alcuni dei suoi futuri assassini. Decimo Bruto figurava infatti tra gli eredi di secondo grado,
anche se il gesto più nobile da parte di Cesare fu quello di lasciare al popolo romano i suoi giardini presso il Tevere e 300 sesterzi a persona. Quando apprese la notizia dell'eredità, il nipote Ottaviano si trovava già ad Apollonia, in Illiria, giacché Cesare gli aveva chiesto di affiancarlo come magister equitum nella campagna partica che stava progettando. Con lui, ad Apollonia, c'erano svariate persone che lo avrebbero poi accompagnato per tutta la vita. Nello specifico, l'eroe delle future battaglie, Marco Vipsanio Agrippa, e il suo braccio destro, Mecenate, i quali consigliarono ad Ottaviano, una volta giunto a Roma, di assumere fin da subito un atteggiamento prudente nel rendere pubblica l'adozione da parte di Cesare, perché nell'urbe, dati i tempi, anche solo pronunciare il nome di Cesare poteva essere davvero pericoloso sotto certi aspetti. Ottaviano, dopo qualche tentennamento iniziale, si diresse verso l'Italia per entrare poi a Roma e prendersi la porzione di testamento paterno che gli spettava di diritto, nonostante il palese ostruzionismo di Antonio, che mal sopportava che un ragazzo più giovane di lui, di ben 20 anni e fisicamente gracile, si trovasse tra le mani tutto quel potere. Ottaviano però ebbe la meglio e pose come caposaldo del suo impegno politico la celebrazione della memoria paterna e la vendetta. I cesariani lo appoggiarono ovviamente e i senatori, come Cicerone, videro in lui la speranza di liberarsi definitivamente di Antonio, che Cicerone stimava ben poco, definendolo addirittura pericolo e rovina di Roma. Antonio, allo scadere del consolato, aveva chiesto una permuta. Al posto della Macedonia preferiva le province della Gallia Cisalpina e della Gallia Comata, e i comizi assegnarono così al richiedente le 2 Gallie di preferenza, senza tuttavia considerare che il governatore originariamente designato per queste 2 province, Decimo Bruto, si stava chiaramente opponendo con tutte le sue forze. Antonio, dal canto suo, non volle sentire ragioni e impugnò le armi contro Bruto, che si dovette rinchiudere a Modena, dove ebbe inizio, nel 43 a.C., un animato scontro armato noto come Guerra di Modena. Plutarco, nella vita di Antonio, ci rivela come tra Antonio e Ottaviano non corresse buon sangue e che i due non perdevano occasione di punzecchiarsi a vicenda. Antonio si oppose al giovane figlio nipote di Cesare quando si candidò al tribunato della plebe e quando volle dedicare uno scranno d'oro al padre adottivo, accusandolo di demagogia pura. Il giovane Ottaviano, di contro, per fare dispetto ad Antonio, si accostò a Cicerone, che non aveva mai dimostrato grande simpatia per Antonio. In questo modo, tramite Cicerone, Ottaviano poteva guadagnarsi le simpatie di tutti i senatori che volevano Antonio fuori dalla scena politica. La guerra di Modena scoppiò insomma come naturale conseguenza del clima politico teso, ma Cicerone stava in realtà solo recitando una parte per convenienza politica. Ciò significa che appoggiava Ottaviano solo perché spinto da odio profondo verso Antonio, che tramite Ottaviano poteva forse essere reso inoffensivo, ma in una lettera spedita da Decimo Bruto allo stesso Cicerone, il senatore di Arpino avrebbe rivelato le sue reali intenzioni, scrivendo, a proposito di Ottaviano, quel giovane deve essere lodato, riempito di onori e tolto di mezzo. Cicerone a quei tempi, tra l'altro, non mancava occasione di attaccare ripetutamente Antonio con le sue famose Antoniane, meglio note come Filippiche in ricordo delle violente orazioni rivolte da Demostene contro Filippo di Macedonia, e il Senato, influenzato da Cicerone stesso, inviò subito contro Antonio e in aiuto di Bruto i consoli Aulo Irzio e Gaio Vibio Pansa. Ai due fu associato, tramite un imperium propretorio, il giovane Ottaviano, coadiuvato da un'armata personalmente reclutata in Campania, a
cui si aggiunsero 2 ex legioni di Antonio venute dalla Macedonia. Antonio subì una clamorosa sconfitta e fu per questo costretto a ripiegare in Gallia Narbonense da Lepido, ma la traversata delle Alpi, scrive Plutarco, fu talmente dura che gli uomini di Antonio, per non morire di fame, si nutrirono di cortecce d'albero e animali mai mangiati da nessun uomo prima di allora. A ciò si aggiunge il fatto che Irzio e Pansa, sebbene vincitori, avendo riportato gravi ferite negli scontri, non riuscirono a sopravvivere. Data la morte dei consoli, Ottaviano chiese al Senato la possibilità di ricoprire il consolato, ivi compresa una giusta ricompensa per i suoi uomini. Il Senato tuttavia rifiutò la richiesta di Ottaviano, il quale, offeso da tale sgarbo, decise di mettersi in marcia su Roma, prendendosi con la forza l'agognato consolato insieme al cugino Quintopedio. I 2 neoconsoli fecero subito ritirare le misure di amnistia precedentemente approvate e istituirono un tribunale speciale per perseguire penalmente gli assassini di Cesare. Ottaviano fece altresì ratificare la sua adozione dai comizi curiati e da allora prese il nome di Caio Giulio Cesare, non utilizzando quasi più il cognomen Ottaviano. Antonio nel frattempo si era schierato con Lepido, al quale si erano congiunti altri governatori della Gallia e della Spagna, mentre Bruto, rimasto da solo, fu intercettato e ucciso mentre cercava di passare le Alpi per raggiungere i Cesaricidi. Per Cicerone, a questo punto, Ottaviano era davvero la sola speranza rimasta di eliminare Lepido e Antonio, ma nel 43 a.C., nei pressi di Bologna, inaspettatamente i 3 uomini si incontrarono, stipulando un accordo legalmente riconosciuto dalla legge Tizia, a sua volta regolarmente votata dai comizi tributi. Appiano, nelle guerre civili, scrive a proposito di tale incontro che in realtà esso avvenne a Modena, nei pressi di un'isoletta piccola e piatta che emergeva dal fiume Lavino. Le legioni si schierarono di fronte e mossero verso i punti del fiume. Lepido procedette alle relative operazioni di ispezione per assicurarsi l'eventuale presenza di armi mortali, rivelatrici di possibili cattive intenzioni da parte dei 2. Poi con la Clamide, sempre Lepido fece cenno ad Antonio e Ottaviano di avanzare. Entrambi lasciarono sull'argine i loro soldati, dirigendosi al centro dell'isola, in una parte visibile, per sedersi in concilio. Ottaviano per primo, dato che era console, e poi gli altri. Il concilio durò 2 giorni e fu poi stabilito il triumvirato. Nasceva così il primo vero triumvirato al fine di riorganizzare lo Stato, vale a dire che il triumvirato diventava ufficialmente una magistratura straordinaria e con l'istituzione della nuova carica, per forza di cose, Antonio si vide cancellare l'etichetta di nemico pubblico con la quale era stato marchiato. In realtà, come fa notare Werner Eck, il triumvirato fu l'arbitrio che diventava legge, dal momento che le intenzioni reali dei 3 uomini, celate dietro la magistratura triumvirale, erano solo ed esclusivamente quelle di eliminare tutti gli avversari politici scomodi. Vennero subito stipulati degli accordi. Antonio conservava il governatorato della Gallia Cisalpina e Comata. Lepido avrebbe ottenuto le 2 Spagne e la Gallia Narbonense e Ottaviano avrebbe preso Africa, Sicilia, Sardegna e Corsica, ovvero la parte peggiore dei possedimenti romani, nei quali, già da diverso tempo, il figlio di Pompeo Magno, Sesto Pompeo, si era dato alla pirateria, infoltendo le fila dei suoi briganti tramite l'apertura a disgraziati, sbandati, fuggitivi e avanzi di galera.
Successivamente furono reintrodotte le liste di proscrizione con la scusa di fare giustizia ed eliminare chi uccise Cesare o contribuì, magari coprendo la congiura, ad evitare l'attuazione di tale evento omicidiario. E Cicerone fu naturalmente uno di quelli che pagò a caro prezzo non tanto la sua poca simpatia per Cesare, quanto il suo odio verso Antonio. E non solo, a causa dell'odio verso Antonio, stando alla testimonianza di Cassio Dione, quando i sicari di Antonio trovarono Cicerone e lo uccisero, la moglie di Antonio, Fulvia, per rabbia estrasse la lingua dalla bocca del senatore Arpinate e la infilzò con uno spillone per capelli, in chiaro atto di spregio nei confronti delle male parole che per tutta la vita Cicerone rivolse alla persona del marito. Riorganizzato un esercito motivato soprattutto dai proventi delle proscrizioni, Ottaviano e Antonio si recarono in Oriente per giustiziare Bruto e Cassio. Prima della partenza, però, Ottaviano strategicamente volle e ottenne la divinizzazione di Cesare per diventare a sua volta Divi Filius, ossia il figlio di un dio. Eseguito ciò, le truppe dei due cesariani da Brindisi raggiunsero Durazzo e poi la Grecia. A Roma rimasero Lepido e Munazio in qualità di consoli e gli altri due triumviri si recarono in Grecia, dove sconfissero in 2 battaglie successive presso Filippi nel 42 a.C. Bruto e Cassio. Ottaviano si trovò subito in difficoltà, poiché, forse a causa dei continui spostamenti, spesso aveva la febbre e fu Antonio in pratica, nella prima battaglia, a riportare un'effettiva vittoria su Cassio, il quale, una volta morto, venne riconsegnato a Roma per volere di Antonio. In realtà Cassio venne sconfitto da Antonio con la sola astuzia e non sul campo di battaglia. Pare infatti che Antonio gli avesse fatto credere che Bruto era caduto e così, avendo inteso di essere rimasto solo, Cassio per disperazione fu istigato al suicidio. Bruto, dal canto suo, una volta venuto a conoscenza della reale morte di Cassio, si uccise e Ottaviano, ottenuta così l'agognata vendetta, fece recapitare a Roma la testa del nemico affinché fosse gettata nel luogo dove Cesare era morto ai piedi della statua di Pompeo. Le proscrizioni e le guerre intestine a Filippi avevano nel frattempo provocato una spaventosa decimazione della popolazione e soprattutto una feroce opposizione senatoria da parte degli esponenti più conservatori. Molte famiglie aristocratiche scomparvero a causa delle proscrizioni e il loro posto venne preso da una differente tipologia di aristocrazia, composta da classi dirigenti municipali italiche e da persone di fiducia legate ai triumviri. Si realizzò dunque un mutamento radicale nella composizione e nella mentalità dell'elite di governo, ora maggiormente incline a rapporti di dipendenza politica e personale, una caratteristica che avrebbe segnato, inevitabilmente, un passo importante verso il regime imperiale che si sarebbe costituito da lì a breve tempo. Dallo scontro con i cesaricidi, chi ne aveva tratto maggiore prestigio era Antonio, che si ritrovò a ricoprire una posizione privilegiata all'interno del triumvirato. Alle Gallie, Antonio aggiunse ben presto il comando sull'Oriente, volendo fermamente riaprire la questione della campagna partica come Cesare desiderava a suo tempo. Lepido prese invece l'Africa e Ottaviano le Spagne, insieme al compito di sistemare la spinosa faccenda dei veterani che reclamavano terra per se stessi e le loro famiglie. A ciò si aggiungeva il problema pressante della pirateria e di Sesto Pompeo, e Ottaviano dunque comprese che qualora sfruttata bene la situazione, il suo prestigio avrebbe potuto equiparare, se non superare, quello di Antonio, con il quale i rapporti erano rimasti tesi.
Bisognava poi considerare la lontananza fisica di Antonio dall'urbe e la permanenza di Ottaviano a Roma come centro di potere, da ciò la collocazione strategica che lo poneva a stretto contatto con gli organi vitali dello Stato. Nell'organizzare il tutto, Ottaviano fu molto scaltro. Cominciò dal problema dei veterani e dalla realtà dei fatti, ovvero l'assenza di terre da assegnare ai veterani. Fu così che senza alcuna remora Ottaviano ordinò che 18 città italiane venissero espropriate dei rispettivi territori, durissimo colpo che distrusse i piccoli e i medi proprietari terrieri, tra i quali figura il poeta Virgilio, che riuscì successivamente a riprendere le sue terre, forse per intercessione di Asinio Pollione o di Mecenate o di qualche personaggio influente. Numerosi altri dissensi contro Ottaviano scoppiarono a Norcia, secondo la storia romana di Cassio Dione, tumulti che furono comunque puniti duramente da Ottaviano. Le proteste sfociarono nel 41 a.C. in una rivolta capeggiata da Fulvia, moglie di Antonio, e dal fratello di Antonio, Lucio. Ottaviano intervenne altresì in tale circostanza e i due insorti si rifugiarono a Perugia, che venne purtroppo saccheggiata ed espugnata. Lucio fu risparmiato, ma Fulvia si dovette rifugiare da Antonio in Grecia, laddove gli altri superstiti preferirono unirsi ai pirati di Sesto Pompeo, il quale, una volta prese la Corsica e la Sardegna, impedì i regolari rifornimenti di grano in Italia e a Roma, provocando fame e carestia. Nel frattempo, la morte del legato di Antonio permise ad Ottaviano di occupare le Gallie, ma alla luce di una possibile e spiacevole alleanza tra Antonio e Pompeo, Ottaviano scelse con furbizia l'arte del compromesso e decise di sposare Scribonia, sorella del suocero di Sesto Pompeo. Antonio, preoccupato della mossa del suo rivale, fu costretto a lasciare l'Egitto, dove si era personalmente e politicamente legato, come Cesare a suo tempo, a Cleopatra. Antonio si diresse verso l'Italia, ma non appena rientrato in patria scoprì di non avere l'autorizzazione per attraccare, situazione che creò ad Antonio non poco imbarazzo, tanto che la tensione fu così alta ad un certo punto che solo grazie all'intercessione di Asinio Pollione e Mecenate, consigliere di Ottaviano, si giunse ad una soluzione diplomatica. Antonio e Ottaviano si incontrarono infatti pacificamente a Brindisi per chiarire l'incomprensione e rinnovare il triumvirato secondo i seguenti accordi. Ad Antonio andava l'Oriente, ad Ottaviano spettava l'Occidente e a Lepido l'Africa. Inoltre Antonio, rimasto vedovo di Fulvia, sposò per interesse politico Ottavia, sorella di Ottaviano, al fine di suggellare appunto la ritrovata intesa politica con il collega, anche se il matrimonio non fu tra i più felici a causa della relazione parallela che Antonio aveva intrecciato in Egitto con Cleopatra. Sesto Pompeo, che con Ottaviano si era imparentato, a questo punto si sentì escluso e preso in giro, aspetto che allarmò Ottaviano e Antonio, spingendoli a trovare un accordo con Sesto per evitare scaramucce. Fu proprio con l'accordo di Miseno che la Sicilia, la Sardegna e la Corsica vennero lasciate a Pompeo e successivamente, grazie ad una concessione ulteriore voluta da Antonio, Sesto ottenne altresì il Peloponneso insieme all'amnistia per i suoi pirati. L'equilibrio raggiunto, sfortunatamente, era precario e destinato a durare poco. Infatti, poiché Antonio tardava nel consegnare il Peloponneso al legittimo proprietario, Sesto ricominciò con le solite scorrerie, suscitando l'ira di Ottaviano, che ripudiò Scribonia per sposare Livia Drusilla, divorziata a sua volta dal nobile Tiberio Claudio Nerone, con il quale aveva generato un figlio, Tiberio, il futuro successore di Ottaviano. Interessante è la figura di Livia Drusilla. La nobildonna apparteneva ad una famiglia aristocratica di illustri origini, la gens Claudia. Suo padre, anticesariano,
aveva combattuto a suo tempo con i cesaricidi, così come lo stesso primo marito di Livia era nemico di Cesare, da cui la proscrizione, fino all'amnistia che Ottaviano in seguito per grazia concesse un po' a tutti. A Roma, Livia e Ottaviano si incontrarono e si innamorarono davvero, indipendentemente dalle finalità politiche. Il loro matrimonio rappresentò tuttavia, politicamente parlando, il simbolo di una ritrovata riappacificazione tra le parti e Ottaviano, per velocizzare le operazioni, riuscì a farsi ratificare un rapido divorzio da Scribonia, nonostante la stessa aspettasse la prima figlia di Ottaviano, Giulia. Insomma, con l'unione di Ottaviano e Livia, le vecchie e le nuove energie erano finalmente ricomposte. Per evitare una guerra, Antonio e Ottaviano si accordarono a Taranto nel 37 a.C., promettendo reciproco aiuto, espediente quest'ultimo che permise di prolungare la magistratura triumvirale di altri 5 anni, durante i quali Antonio avrebbe dovuto fornire a Ottaviano 120 navi contro Pompeo e Ottaviano invece si sarebbe mutualmente impegnato ad assicurare ad Antonio 20.000 legionari per la campagna partica. Nel 37 a.C. il console Marco Vipsanio Agrippa, amico d'infanzia di Ottaviano, costruì abilmente un collegamento al mare tra i laghi d'Averno e di Lucrino, attrezzando pure un porto militare presso Pozzuoli per addestrare la flotta, e nel 36 a.C. Agrippa finalmente sconfisse a Milazzo e a Nauloco Sesto Pompeo, che si diede alla fuga in Oriente, dove trovò la morte l'anno dopo, togliendosi di scena praticamente da solo. Lepido, dal canto suo, pur avendo preso parte con Ottaviano alle operazioni militari, non sembrava essere stato accontentato più di tanto dal collega, e fu così che, abbandonato perfino dalle sue truppe, Lepido fu estromesso definitivamente dal triumvirato, conservando la sola carica di pontefice massimo, ma convinto oramai nell'intento di ritirarsi a vita privata nella sua villa al Circeo. Invece Ottaviano, dopo il suo rientro a Roma, fu puntualmente riempito di onori e di gloria, fino al conferimento dell'inviolabilità tipica dei tribuni della plebe, che insieme alla sua magistratura di triumviro finì per costituire il primo tassello della sua futura scelta politica che lo porterà alla fondazione del Principato. Padrone incontrastato dell'Occidente, a Ottaviano mancava solo la gloria militare, che conseguì poco dopo grazie ad Agrippa e a 2 anni di dure campagne illiriche in Pannonia e in Dalmazia. Dopo Filippi, Antonio aveva concentrato le sue attenzioni in Oriente perché voleva ritornare a Roma coperto di fama come Ottaviano. Il piano era pertanto portare a termine i progetti di Cesare, vendicando Crasso e il disastro di Carre. Antonio era comunque ben consapevole che non poteva raggiungere i suoi scopi senza contare su valide alleanze politiche, e ai tempi il regno più importante e più potente di tutti era l'Egitto, governato in modo congiunto da Cleopatra VII e Tolomeo Cesare, figlio di Giulio. Convocata a Tarso, in Cilicia, la regina convinse il triumviro a trattenersi in Egitto come suo ospite, ma la permanenza politica di Antonio si tinse di qualcosa di personale e ben diverso, giacché i due, Antonio e Cleopatra, si innamorarono e dalla loro successiva unione nacquero 2 gemelli che Antonio non ebbe modo di vedere per i successivi 3 anni, durante il corso dei quali si assentò dal regno d'Egitto. Nel 40 a.C. i Parti invasero la Siria e dopo si spinsero in Asia Minore fino alla Giudea. I danni furono parecchi e Antonio, pur avendo l'Oriente sotto la sua giurisdizione, non poté fare nulla per il fatto che all'epoca degli eventi in questione si trovava in Italia in conseguenza della guerra di Perugia e in Italia dovette comunque trattenersi, anche dopo, per via del matrimonio con Ottavia, sorella di Ottaviano, poi partita con Antonio alla volta di Atene
subito dopo le nozze. Altri problemi si profilavano comunque per Antonio. Malgrado Publio Ventidio Basso fosse riuscito a respingere i Parti dai territori romani, inaspettatamente scoppiò nel regno partico una crisi dinastica di cui Antonio non ebbe modo di approfittare, giacché fermo a Taranto per il rinnovo del triumvirato. Solo dopo Taranto Antonio riuscì a tornare in Oriente, dove provò a ridisegnare l'assetto dei territori in vista dell'impresa partica e dove tra l'altro riconobbe i 2 figli avuti da Cleopatra. Fu allora che Antonio cominciò ad assegnare molti territori all'Egitto, una parte della Fenicia, della Cilicia e perfino una porzione dell'Arabia. Tutto ciò messo insieme fece sdegnare Ottaviano, che interpretava le avventate scelte di Antonio come un chiaro tentativo di spostare l'asse politico-culturale del mondo da Roma all'Oriente, provocando in Ottaviano la scelta di intraprendere una pesante campagna diffamatoria ai danni di Antonio. Nell'anno 36 a.C. Antonio diede comunque inizio alla sua grande spedizione partica. Inizialmente le operazioni militari non andarono a buon fine, perché i Parti, come era loro costume, gli tesero un'imboscata e Antonio perse tutte le macchine d'assedio. Riprovò una seconda volta nel 34 a.C., ma anche in questa occasione l'impresa si concluse con la sola detronizzazione dell'infido re di Armenia. Intanto i rapporti tra Antonio e Ottaviano peggioravano progressivamente e il culmine venne toccato per la beffa giocata da Ottaviano ad Antonio. In luogo dei 20.000 legionari che Ottaviano avrebbe dovuto fornire ad Antonio in base agli accordi di Taranto, Ottaviano rese ad Antonio solo 70 navi superstiti dallo scontro contro Sesto Pompeo, sulle quali imbarcò come ciliegina sulla torta sua sorella Ottavia, scortata da 2.000 uomini per provocare volutamente Antonio, ricordandogli di avere una moglie in Occidente. Antonio scioccamente cadde nella provocazione di Ottaviano e in virtù del legame con Cleopatra ripudiò ufficiosamente Ottavia rispedendola ad Ottaviano, che si ritenne grandemente offeso dall'oltraggio nei suoi confronti. Poi, come se nulla fosse successo, Antonio celebrò la conquista dell'Armenia con una fastosa cerimonia ad Alessandria, confermando a Cleopatra e a Tolomeo Cesare il trono d'Egitto, di Cipro, della Celesiria e della Cirenaica, affinché Ottaviano non dimenticasse che nel sangue di Cesarione, a differenza del suo, scorreva il regale sangue di Cesare, il che significava che era Cesarione e non Ottaviano, il solo erede di Cesare. Naturalmente Ottaviano era stato ferito nell'orgoglio e mal tollerava la presenza di un secondo Cesare al mondo. Inoltre, nel 32 a.C. scadeva il triumvirato. I 2 consoli, Cneo Domizio Enobarbo e Caio Sosio, entrambi antoniani, chiesero la ratifica delle decisioni di Antonio in Oriente, ma naturalmente Ottaviano ne impedì l'approvazione. I consoli allora, accompagnati da 300 senatori, si recarono personalmente da Antonio per chiedergli rifugio e quest'ultimo, dopo aver ripudiato formalmente Ottavia, dichiarò guerra aperta a Ottaviano. Rivelando ad arte un testamento in cui Antonio precisava di voler essere seppellito in Oriente accanto a Cleopatra e ai suoi figli, Ottaviano, alla luce delle parole disonorevoli di Antonio, sostenne che il collega dovesse essere privato di tutti i suoi poteri e anche del consolato del 31 a.C., che invece gli spettava di diritto. Con grande abilità oratoria, Ottaviano si presentò come difensore di Roma e dell'Italia contro una regina avida e infida che aveva rammollito Antonio, trasformandolo in un despota orientale, pronto a muovere guerra contro la sua stessa patria. Quindi, dopo aver ottenuto
tramite giuramento, la fedeltà di tutte le province occidentali, Ottaviano volle intraprendere tempestivamente questa sorta di guerra santa tra Occidente contro Oriente, anche se la dichiarazione di guerra venne formalizzata alla sola Cleopatra. Lo scontro avvenne sullo Ionio, davanti ad Azio, presso il golfo di Ambracia, sito sulle coste dell'Epiro. Dalla testimonianza di Cassio Dione, senatori e cavalieri furono costretti a imbarcarsi per Azio, la cui battaglia navale fu vinta alla fine da Agrippa per conto di Ottaviano, traducendosi per Antonio e Cleopatra in una sconfitta così cocente da spingere i due a rifugiarsi in Egitto per preparare la resistenza. Tuttavia, quando Ottaviano, ormai padrone del Mediterraneo orientale, penetrò in Egitto, Antonio prima e Cleopatra dopo decisero di suicidarsi e uscire così di scena per evitare di finire nelle mani del nemico. L'Egitto divenne ufficialmente un'altra provincia romana e il povero Cesarione, figlio legittimo di Cesare, venne fatto addirittura eliminare dai sicari di Ottaviano. Nel 29 a.C. Ottaviano fece ufficialmente chiudere il tempio di Giano Quirino a Roma come segno di pace che da ora in avanti avrebbe regnato in tutto l'impero romano. Ottaviano riuscirà poi, in un secondo momento, in modo piuttosto scaltro e ragionato, a farsi attribuire imperium e tribunicia potestas, dunque competenza militare e legislativa, concentrando entrambi i poteri nelle mani di un solo uomo, che di fatto avrebbe progressivamente svuotato le vecchie magistrature delle rispettive funzioni, laddove per pura facciata Ottaviano si proclamava ancora cittadino e princeps senatus, nel pieno rispetto di una tradizione repubblicana ormai giunta al capolinea.